Nella puntata precedente Dante Alighieri si ritrova smarrito nella selva oscura, simbolo delle sue colpe e dei suoi peccati. Circondato da 3 fiere minacciose è sul punto di cedere, ma l'arrivo del poeta Virgilio lo salva, offrendosi di guidarlo nel regno dei dannati. Insieme attraversano la temuta porta dell'inferno, varcando la soglia verso un mondo di lamenti e disperazione. Dopo aver incontrato le anime degli ignavi, costrette a inseguire eternamente un vessillo senza senso, e attraversato il fiume Acheronte grazie al traghettatore Caronte, raggiungono il limbo, il primo cerchio, dove risiedono i grandi spiriti non battezzati, filosofi, poeti, pensatori dell'antichità, destinati a vivere senza sofferenze fisiche, ma privati per sempre della visione di Dio. Ma la discesa è solo all'inizio. Nel secondo cerchio incontrano Minosse, il giudice infernale, e osservano i lussuriosi trascinati da venti impetuosi senza tregua. Qui incontrano Paolo e Francesca e Dante viene avvolto da un turbine di emozioni e cade svenuto a terra. Infine, nel terzo cerchio, si trovano faccia a faccia con Cerbero, il mastino a 3 teste che sorveglia i golosi, tormentati da piogge incessanti e fango putrido. Dante osserva con orrore mentre le anime vengono dilaniate da Cerbero, soffrendo eternamente per i peccati di gola. Ma adesso il viaggio continua. Dante avanza tra le ombre. Nel cuore del quarto cerchio, dove si consumano le pene degli avari e dei prodighi. L'aria è densa, quasi palpabile, e un odore acre e ferroso impregna ogni respiro. Le anime trascinano i loro corpi esausti, sotto il peso di macigni che sembrano crescere a ogni passo. Qui, in un'eterna fatica, l'avidità e lo spreco si fondono in un'unica, infinita condanna. Maestro, chi sono queste anime che si affannano in tale pena senza fine? Questi infelici, in vita, non conobbero misura né nell'accumulare né nel dissipare. L'uno e l'altro peccato li rese schiavi del possesso e ora sono costretti a scontrarsi senza fine, poiché in vita ignorarono ogni ordine di virtù e ragione. Gli avari e i prodighi si maledicono a vicenda, accecati dalla collera e dall'ossessione, senza mai riconoscere la propria colpa. Dante osserva in silenzio la tragica vanità della pena e in lui cresce la comprensione dell'eterno equilibrio tra colpa e castigo. Dante e Virgilio continuano il cammino, quando ad un tratto appare Plutone, il guardiano del quarto cerchio. Pape Satan Aleppe. Maestro, cosa dice questa creatura? Che significano queste parole? Pace, o dannato lupo, non è qui che puoi impedire il nostro cammino. Plutone, quasi annichilito dalla presenza di Virgilio, abbassa lo sguardo e si ritrae lentamente, lasciandoli proseguire. Superato il guardiano delle ricchezze, Dante e Virgilio avanzano, lasciando alle spalle i dannati e l'ombra oscura di Plutone. Nel cuore di Dante cresce la consapevolezza del destino di queste anime, perdute in un eterno conflitto, piegate sotto il peso della loro colpa e della giustizia divina. Dante e Virgilio continuano il loro viaggio fino a raggiungere un ponte naturale di pietra che scende verso un'ampia palude fangosa. Questo è il fiume Stige. L'aria si fa più pesante e umida, impregnata di un odore stantio e di marcescenza, segno dell'ira repressa e della stagnazione spirituale dei peccatori che qui sono condannati. La superficie dell'acqua del fiume è scura e densa, quasi oleosa, come se fosse un misto di acqua e fango. A tratti, bolle di gas risalgono in superficie, rompendo il silenzio con suoni sordi, simili a lamenti soffocati. I contorni delle anime affiorano dal fango, le mani che si agitano in preda alla rabbia e alla sofferenza. Alcuni dei dannati si colpiscono tra loro con furia animalesca,
urlando senza posa, mentre altri, sommersi completamente, rimangono bloccati e sprofondano nel pantano, in un silenzio lugubre e disperato. Questi sono gli iracondi, Dante. In vita furono preda della loro ira e ora, immersi in questo fango, consumano la loro esistenza eterna in furia e disperazione. Vedi come si feriscono a vicenda e si consumano nel proprio odio. E gli altri, maestro, che rimangono sommersi senza nemmeno un lamento? Sono gli accidiosi, coloro che in vita rimasero inerti, senza mai desiderare il bene. Ora, immersi nel pantano, rimangono per sempre in silenzio, sommersi dalla loro stessa apatia. Dante e Virgilio osservano gli iracondi, coloro che in vita furono dominati dall'ira e dall'arroganza. All'improvviso, due fuochi brillano in cima a un'alta torre, seguiti dal bagliore di un'altra fiamma in lontananza, catturando l'attenzione di Dante. Virgilio gli spiega che si tratta di segnali inviati al traghettatore infernale. Flegias, il diavolo che trasporta le anime attraverso la palude, dall'altra parte dello Stige. Un nuovo dannato, finalmente un'anima per il mio traghetto. Traghettaci oltre, Flegias. Quest'anima vive ancora. La palude si fa più densa, con i vapori che si intensificano, avvolgendo la barca in una nebbia torbida. Sotto la superficie, forme indistinte si agitano, ombre di dannati che urlano in silenzio nel fango. Dal fango emerge una figura sconvolta, Filippo Argenti, con la pelle grigiastra, gli occhi stralunati e un ghigno rabbioso. Chi sei tu che vieni in questo luogo di tormento ancora vivo? Dante lo riconosce e pronuncia contro di lui parole di disprezzo e condanna. Il dannato si protende per afferrarlo, ma Virgilio lo respinge prontamente e rivolge a Dante parole di elogio. Fermi, lasciatemi stare! Giunti alla sponda opposta, Flegias ordina ai poeti di scendere. Le mura ardenti di Dite si innalzano come una promessa di eterna dannazione. Intere schiere di diavoli affollano le mura, impedendone il passaggio con bocche distorte in ghigni di odio e beffa. Le creature demoniache serrano l'ingresso. Virgilio prova a intercedere, chiedendo udienza, ma Dante è respinto, come anima viva non benvenuta. Consolato dalle parole della sua guida, Dante attende. Nel profondo dell'inferno, un nuovo soccorso si avvicina, ma l'oscurità ancora incombe. Maestro, scendono mai le anime del primo cerchio fino in fondo a questo baratro? Sì, Dante. Anche io ho visto questi luoghi quando la maga Eritone mi evocò per richiamare un'anima dannata. Sulla cima della torre appaiono Megera, Aletto e Tesifone, le tre furie infernali. Sono creature terribili, con occhi spalancati e fiammeggianti, e un corpo avvolto da serpenti che si attorcigliano furiosi. I loro capelli sono intrecciati di serpenti vivi, di un verde velenoso che si muovono come lingue di fuoco. Le erigni urlano, un suono disumano e penetrante, evocando un'ira ancestrale e minacciosa. Le furie invocano Medusa, la gorgone pietrificante, affinché fissi lo sguardo su Dante e lo tramuti in pietra. Dante, voltati! Non guardare!
Con passo deciso, il messo celeste attraversa la palude e arriva in soccorso di Dante e Virgilio, facendo svanire i dannati al suo passaggio. Il messo arriva alla porta della città di Dite, apre la porta senza sforzo e minaccia i demoni di non ostacolare il volere di Dio o ne patiranno indicibili conseguenze. Lasciate passare i poeti, o ne patirete la Finalmente punizione i due eterna. poeti possono passare, entrando così nel sesto cerchio, quello degli eretici. Dante si ritrova di fronte a una distesa infinita di tombe infuocate, dove giacciono gli epicurei, coloro che in vita negarono l'immortalità dell'anima. Il silenzio è opprimente, quasi surreale, interrotto solo dal crepitio del fuoco che scaturisce dalle lapidi scoperchiate. L'aria è soffocante, satura di un calore acido e denso, e attorno alle tombe, di un nero ossidato e punteggiate da simboli antichi, aleggia la presenza dell'eterna condanna che affligge questi dannati. Virgilio, posso vedere le anime che giacciono qui? Le tombe saranno chiuse per sempre il giorno del giudizio, ma ora il loro tormento è esposto. All'improvviso, una voce dall'ombra interrompe l'oscuro silenzio, chiamando Dante. Oh Dante! Dante! È Farinata degli Uberti. Quali sono i tuoi antenati, Fiorentino? I miei alighieri furono tuoi nemici, ma tornarono a Firenze, dove restano ancora. I tuoi, invece, non vi possono più entrare. Ma ecco che un'altra anima emerge, implorando per sapere del figlio amato. È Cavalcante Cavalcanti, il padre dell'amico di Dante, Guido. Quando Dante risponde, egli fraintende le parole, credendo che il figlio Guido sia morto, e con un grido soffocato ricade all'indietro nella tomba, sprofondando nella sua disperazione. Tu sarai esiliato, Dante. Io solo difesi Firenze dalla distruzione. La tua città è destinata a respingerti. Sapete allora il futuro, ma non il presente? Siamo come presbiti. Vediamo ciò che è lontano, ma ci è ignoto ciò che accade adesso. Prima di congedarsi, Dante chiede a Farinata dei suoi compagni di pena. Apprende che con lui giacciono Federico II e il cardinale Ottaviano, figure un tempo potenti e rispettate, ora immerse nella condanna eterna. Dante e Virgilio, giunti presso la tomba del Papa Anastasio, si fermano. Un odore nauseante si leva dal baratro sottostante e Virgilio prepara il discepolo alla discesa verso i cerchi più bassi, dove dimorano le anime di chi si macchiò di colpe più oscure. E così i peccati si suddividono, quelli di violenza e quelli di frode, vizi che l'intelletto... Virgilio spiega a Dante che la frode è un peccato tipico dell'uomo, che offende Dio ancor più della violenza. Per questo motivo, le anime che ingannarono il prossimo sono confinate nei cerchi più bassi. Nel settimo cerchio soffrono i violenti, contro gli altri, contro se stessi e contro Dio, natura e arte. Nel cerchio successivo gli ingannatori giacciono in 10 bolge, mentre nel più basso, tra il ghiaccio eterno, i traditori subiscono la punizione definitiva. Perché i dannati dei primi 7 cerchi non sono nel fondo dell'inferno, se anch'essi si sono macchiati di malizia contro Dio? Essi peccarono d'incontinenza, un vizio dei sensi più che dell'intelletto, e quindi meno grave agli occhi di Dio.
La malizia contro Dio è riservata ai peccati che derivano dalla mente e dall'inganno. Maestro, come Dante, mai non l'usura ancora offende del la tutto bontà? soddisfatto, chiede a Virgilio di spiegargli perché l'usura sia un'offesa alla bontà divina. Mentre Virgilio risponde richiamando le parole di Aristotele, si accorge della presenza delle deboli stelle della costellazione dei Pesci, ora visibili all'orizzonte. Ciò significa che manca poco all'alba e l'inferno non aspetta. Il loro viaggio deve proseguire.